Sono anni che su questo canale leggo spessissimo: posso sostituire la farina di glutine, posso fare questo impasto senza glutine. Chiaramente alcune volte è possibile, ma molto spesso, soprattutto quando replichiamo una carne vegana, non si può fare, o meglio, non si poteva fare. Ciao, sono Ilaria e da anni mi occupo di cucina vegana. Qui su questo canale trovi già la ricetta del seitan senza glutine, ti metto il link qui in alto e anche qui sotto, ma questa volta ho voluto creare un impasto che potrai utilizzare per fare qualsiasi tipo di preparazione: polpette, salsicce, burger, e potrai anche utilizzarlo per fare un ragù. Quindi fai attenzione, guarda il video, qui sotto trovi sempre la ricetta scritta con tutti i passaggi e non dimenticare di lasciarmi un like, è importantissimo per me se ti piace la ricetta, e soprattutto iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Ci vediamo alla fine del video per qualche trucchetto che ho da svelarti. Riscaldiamo un filo di olio in una padella, aggiungiamo del rosmarino fresco e 2 spicchietti di aglio. Sbricioliamo il panetto di tofu al naturale con le mani perché abbiamo bisogno di una consistenza granulosa, quindi non utilizzate, mi raccomando, il frullatore. Facciamo evaporare tutta la parte liquida del tofu e cerchiamo di ottenere questa leggerissima doratura. Togliamo gli spicchietti di aglio e i rametti di rosmarino. Una volta che ho ottenuto questa leggerissima doratura, posso mettere da parte 90 grammi di tofu. Questa sarà poi a livello visivo la nostra parte grassa del macinato che andremo a replicare. La parte restante nella padella adesso la andiamo a lavorare e a condire. Aggiungo del succo di barbabietola per dare colore al mio tofu. Cerco di schiacciare ulteriormente se noto che ho lasciato qualche pezzettino un po' più grande, e soprattutto mischio per dare colore a tutto il tofu. Aggiungo della paprika affumicata, salsa tamari oppure salsa di soia. Mi raccomando di utilizzare una salsa di soia se siete celiaci, ovviamente senza glutine, e di solito appunto è la salsa tamari. Do una mischiatina e lascio un po' evaporare. Aggiungo dell'aglio in polvere, ma se non avete nessun problema nel digerire quello fresco, potete tranquillamente utilizzare dei pezzettini di aglio fresco. Succo di limone fresco, mi è caduto anche me ne accorgo solo ora, un piccolo chicchetto. Vado a tritare finemente il prezzemolo, che deve essere di qualità, quindi buono. A me capita a volte che non sia buono. Lo aggiungo all'interno dell'impasto e vado a mischiare. Adesso faccio raffreddare, ma non completamente, l'impasto e vado ad aggiungere anche la parte bianca. Lui è lo psyllium, colui che renderà questo impasto come se ci fosse all'interno il glutine. Lo vado ad aggiungere e vado a mescolare con le mani. Per attivare lo psyllium abbiamo bisogno di una parte liquida. In questo caso aggiungiamo della passata di pomodoro condita, quindi ho messo già un pizzico di sale e un goccettino di olio. Con le mani vado a schiacciare con delicatezza l'impasto. Noterete che dopo pochissimi secondi l'impasto già si compatta. Il segreto è avere la mano o il guanto bagnata, perché il guanto o la mano bagnata vi darà la possibilità e vi faciliterà nel momento in cui andate a compattare l'impasto. Guardate qua, a parte a livello visivo è stupendo per quanto mi riguarda, e veramente più semplice di così non lo so, si muore. Quindi potete dare una forma di polpetta, come in questo caso, quindi andando ad arrotolare fra le mani un po' di impasto. Potete fare delle salsicce in questo modo, quindi una salsiccia corta e cicciottella come quella che sto facendo io. Per farla è facilissimo, basta mettere l'impasto alla fine delle dita dove si piega la mano, schiacciarla lì e con l'altra mano andare a dare la forma spingendo i laterali. Per fare il burger prendo un foglio di carta da forno, un coppa pasta e vado a mettere all'interno tutto l'impasto. Come vedete, essendo già cotto, comunque potete anche utilizzare questa forma per fare magari una tartare. In questo caso io andrò a soffriggere in padella perché voglio fare un burger. Guardate quanto è carino. Un filo di olio in una padella, rosmarino e aglio fresco che vado a soffriggere e a cuocere fino a doratura da
entrambi i lati le mie polpette. Vi faccio vedere dopo pochissimi secondi già come è la parte esteriore della polpetta, super dorata, omogenea la parte, veramente non abbiamo utilizzato nemmeno del pan grattato. Chiaramente, se volete, anche se siete celiaci e trovate un pan grattato senza glutine, potete utilizzarlo per fare la parte esterna della vostra polpetta, per impanare la vostra polpetta o la salsiccia, e vedrete che vi verrà una cosa strepitosa. Qui veramente non l'ho utilizzato per mostrarvi che già l'impasto così com'è rende benissimo. Andiamo ad impiattare le polpette e adesso vi dico una cosa: se volete farle al sugo. Se volete fare le polpette al sugo, mi raccomando di non cuocerle all'interno del sugo. Questo perché la polpetta se no si va a rompere, non completamente, sono sincera, perché ci ho provato più volte, però si va un pochino a sgretolare. Fate il sugo che vi piace di più e successivamente, così come vi mostro, una volta che avete cotto le polpette e sono calde, andate ad aggiungere sopra il vostro sugo. Mischiate e vengono delle polpette paurose al sugo, incredibili, ve lo assicuro. E potete accompagnare queste polpette, in questo caso, anche con del pane, perché all'interno non c'è niente, non c'è pan grattato, non c'è nessun tipo di carboidrato. Intanto abbiamo cotto anche il burger, sempre da entrambi i lati, fino a doratura. Chiaramente ci vuole veramente pochissimo tempo, perché ripeto, è soltanto per dare una scottatina all'impasto che è già cotto, per dargli una doratura. Allora, che cosa ne pensi? Scrivimi qui sotto tra i commenti, perché io leggo tutti i commenti, sono molto preziosi per me e rispondo sempre io personalmente. Spero che questa ricetta ti tornerà utile. Il trucchetto che ti ho svelato durante il video è quello sempre di tenere le mani bagnate per fare l'impasto, e quello di personalizzare la ricetta, perché una volta che hai gli ingredienti per ottenere una struttura perfetta, poi a livello di spezie, di aromi, devi assolutamente personalizzare la ricetta come tu credi, perché è giusto dare le ricette, ma anche è giustissimo per chi ama cucinare poi poterle personalizzare in base alle proprie esigenze e gusto. Quindi se hai nella dispensa la paprika da tantissimo tempo e io ti ho indicato 1 grammo di paprika e noti che quando l'assaggi la paprika affumicata non sa più di affumicatura, evidentemente devi comprare una nuova paprika affumicata. Quindi assaggia sempre. Qui sotto trovi tutti i dettagli, e se ami la cucina non perderti assolutamente il mio Cuccare Club. Leggi qui sotto, c'è un link con tutte le spiegazioni, è un club esclusivo dedicato a chi come me e come te ama cucinare, ma ama soprattutto portare in tavola un'esperienza oltre che una ricetta buonissima. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova ricetta vegana. Un bacio, grazie!